Ehi Marmaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben e come ogni lunedì facciamo un riassunto delle migliori notizie settimanali sulla VR e gaming, anche se oggi ci concentriamo un po' di più sul nuovo hardware in arrivo. Come sempre ringrazio i supporter della settimana, Nick, Anton Sceva, Christian, Loris e Frank, grazie mille ragazzi, vi mando un abbraccio. Ringrazio anche tutti quelli che guardano il video per intero, mettono un like, commentano e condividono con altri e grazie anche ai nuovi iscritti. Sì, avete capito bene, si vede nuovo hardware VR all'orizzonte e quindi partiamo subito e vediamo di cosa si tratta. C'è una data di lancio ufficiale per Apple Vision Pro che è il 2 febbraio ma solo negli Stati Uniti. I preordini verranno aperti il prossimo venerdì, il visore sarà ordinabile e acquistabile solo tramite lo store online, i preordini verranno aperti il 19 gennaio ma per l'acquisto in altri paesi bisognerà attendere una data non ancora definita nel 2024. Il modello da 256 GB avrà un costo di $3.500 e non è ancora stato dichiarato nessun taglio di memoria più grande, ma saranno disponibili diversi accessori al lancio come gli inserti ottici Zeiss, disponibili con una spesa di $100 o $150 in più a seconda se si tratti di lenti protettive o graduate. Un accessorio che invece sarà disponibile già nella confezione di Apple Vision Pro sarà un cinturino alternativo al Knit Band, così chiamato dalla stessa Apple. Quello nella confezione, insieme al cinturino standard, sarà il Dual Loop Band, che ha una cinghia posteriore più sottile rispetto a quella standard e una superiore per una migliore distribuzione del peso. Non è chiaro quale delle due sia più comoda, ma da alcuni brevetti che sono trapelati ci sarebbe anche una terza opzione, ossia una versione ibrida che mostra le caratteristiche di entrambi i cinturini. Apple, fra l'altro, vuole distinguersi a tal punto che non consentirà agli sviluppatori di applicazioni VR, AR, XR o MR di chiamare le loro applicazioni così. Insomma, se uno sviluppatore crea un'applicazione VR su una piattaforma, compresa quella Apple, non potrà chiamarla VR, ma dovrà chiamarla Spatial. Anche se, quando è stato annunciato, la stessa Apple ha definito Vision Pro come un visore AR completamente nuovo. Quindi questa mania del voler chiamare le app Spatial è più un atteggiamento da bimbo speciale che, pur avendo lo stesso sacchetto di patatine, dice agli altri bimbi che sono più buone perché c'è un ingrediente segreto dentro che è l'amore. Le mie le ha fatte la mamma con amore, infatti non si chiamano patatine ma cuoricini fritti. Gne gne gne. Quindi, giusto per fare un esempio, se su Vision Pro arrivasse Sniper Elite VR, si dovrebbe chiamare Sniper Elite Spatial, pur essendo lo stesso identico gioco. C'è quindi trepidante attesa per l'arrivo sul mercato del primo visore di lusso e sono curioso anche di conoscere il numero delle unità vendute e chissà quanto dovremo aspettare per saperlo. Apple comunque avrà fatto sicuramente le sue stime, tanto che al lancio dovrebbero essere disponibili circa 80.000 unità. Se pensate che nello stesso periodo Meta dovrebbe produrre circa 2,5 milioni di queste tre, questo fa capire le difficoltà di produzione da parte di Apple per costruire questo visore e forse è anche questo il motivo per il quale almeno all'inizio sarà venduto solo negli Stati Uniti. E infine gli acquirenti che vorranno ordinare Apple Vision Pro non dovranno solo fare il preordine, ma dovranno anche inviare una scansione del loro volto catturato tramite l'applicazione Apple Store su iPhone. Attenzione però, perché a differenza del visore Big Screen, che richiede una scansione del volto per creare un'interfaccia facciale modellata sul volto dell'utente, Apple si limiterà a prendere le misure per inviare la mascherina con una delle due misure disponibili. Oh, Apple Vision Pro ce lo siamo tolti dalle palle e parliamo di un altro dispositivo che è stato annunciato da Sony. Si tratta di un visore standalone con XR2 Plus Gen 2, processore del quale vi ho parlato lunedì scorso, che è una piccola variante dell'XR2 Gen 2 che monta il Quest 3. Come vi ho già spiegato, non si tratta di un chipset di nuova generazione, ma è più un potenziamento che verrà utilizzato per visori aziendali. Infatti, questo nuovo visore
visore presentato da Sony non è un dispositivo da gaming, quindi spegnete subito i vostri entusiasmi perché non stiamo parlando di PSVR 3 e nemmeno quindi di un visore da gaming. Il dispositivo è in sviluppo su una piattaforma per la creazione esclusiva di contenuti spaziali, anche loro hanno le patatine fatte con amore dalle loro mamme, come tutti gli altri, ma le loro sono più buone e ne vanno fieri. È un visore aziendale, quindi niente giochi, niente connessione con PlayStation 5 e anzi, stando a quanto detto da Sony, pare sia un dispositivo specifico per la creazione e modellazione di oggetti in 3D. Questo mi fa pensare a un dispositivo specifico per diversi campi come la meccanica, l'ingegneria, l'architettura e magari anche dei contenuti 3D da inserire in altre applicazioni e magari anche videogiochi. Le dimensioni, almeno da questo rendering che stiamo vedendo, sembrano ridottissime, un cinturino con un frontalino ruotabile verso l'alto, tracciamento inside out con 4 telecamere posizionate sulla parte superiore e inferiore del visore e 2 camere frontali che molto probabilmente serviranno per la visione pass-through. I controller sembrano essere diversi per ogni mano, nella mano sinistra per esempio abbiamo un anello da mettere all'indice, mentre per la mano destra c'è quello che è più simile a un telecomando con un'estensione frontale che ospita un trackpad da utilizzare solo con un dito. I controller poi sembrano essere alloggiati dentro una specie di base di ricarica, quindi probabilmente dispongono di una batteria interna e sul lato sinistro del visore si nota quella che sembra essere una porta USB Type-C o una mini DisplayPort. Al momento non abbiamo altri dettagli su lenti, risoluzione, refresh rate o altri sistemi come la regolazione dell'IPD, eccetera. Quindi continuate a seguire per avere altre notizie su questo visore quando verranno rilasciate. Allora, questa è davvero l'ultima volta che passo la notizia sull'uscita di Vertigo 2 su PSVR 2. Il gioco è stato più volte annunciato e rimandato senza nemmeno dare troppe spiegazioni. Non si riesce a capire se questi rinvii sono frutto di problematiche da risolvere presenti nel gioco e quindi ritardi dovuti dallo sviluppatore oppure da parte di Sony. Insomma, nella speranza che questa sia la volta buona, e ripeto, questa è l'ultima volta che ve ne parlo, Vertigo 2 dovrebbe uscire su PSVR 2 il 15 gennaio. Parliamo ancora di hardware, un nuovo hardware, o meglio, un nuovo accessorio per HTC Vive XR Elite. Si tratta di un'interfaccia che aggiunge il tracciamento del volto completo, quindi occhi e viso, ha un costo di $200, si installa in un attimo grazie all'attacco magnetico da applicare sotto l'interfaccia del visore e si collega alla porta USB secondaria. Le 2 telecamere per il tracciamento degli occhi sono a 120 Hz, mentre la camera inferiore per il tracciamento del volto è a 60 Hz e riconosce fino a 38 punti del viso, come labbra, denti, lingua, naso, mento e altro. Pare che sia talmente accurato da poter catturare anche le minime espressioni e perfino il labiale corrisponde a quello reale. Il tracciamento degli occhi però non viene impiegato solo per seguire lo sguardo, ma anche per il foveated rendering dinamico e la regolazione automatica dell'IPD. L'idea di un visore modulare con accessori da installare a parte effettivamente non sarebbe male. Immaginate un Quest che parte da una base di $200-300 con possibilità di sostituire le lenti, aggiungere il tracciamento degli occhi, del volto o altre funzioni, ovviamente pagandole a parte. Questo consentirebbe di avere un visore che parte da una base che è uguale per tutti e poi ognuno avrebbe la possibilità di aggiungere funzioni e accessori in base alla propria esigenza. Invece, come vi ho già detto qualche settimana fa, Meta ha definitivamente escluso questa possibilità rispondendo ad alcuni utenti. E concludiamo con l'annuncio ufficiale dell'uscita di Vampire the Masquerade Justice su PC, il primo capitolo in VR della saga di Vampire the Masquerade sviluppato da Fast Travel Games, è al momento disponibile solo su Quest e PSVR 2. Il 6 febbraio
febbraio arriverà anche su SteamVR. Se avete visto la mia recensione, il gioco è già un capolavoro così com'è e non vedo l'ora di mettere le mani sulla versione PC. Mi aspetto un miglioramento grafico notevole, sia per dettagli ed effetti che per numero di poligoni dei modelli. Ovviamente, per farvi rendere conto delle reali differenze, vi porterò come al solito il confronto grafico fianco a fianco delle due versioni, quindi continuate a seguire. Ebbene, per questo lunedì è tutto, queste erano le migliori notizie della settimana su VR e gaming. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati. Grazie per la visione completa, like, iscrizione e continuate a seguire. Supportate il canale utilizzando il tasto super grazie oppure i link che trovate in descrizione e nel primo commento per l'acquisto di visori su Amazon, per ricevere 30 euro di credito utilizzando il mio link referral prima di attivare il vostro nuovo visore e per entrare nel gruppo Telegram dove troverete tutti i miei giochi in meta scontati del 25%. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.